Cari amici, bentornati sul canale per un nuovo episodio della nostra serie Vite in Viaggio. Oggi ci troviamo a Pavia, nel suggestivo borgo Ticino, per incontrare Monica Ledda, una viaggiatrice straordinaria che sta per intraprendere un'avventura fuori dal comune. Scopriremo insieme molte cose su di lei, perché ha scelto di vivere così intensamente la sua passione per il viaggio e che cosa significa essere prossimi alla partenza per il giro del mondo in moto. Sì, avete capito bene. Monica incarna perfettamente lo spirito di Wanderlust Less Travel, il desiderio profondo di esplorare, spingersi oltre i propri confini e scoprire nuovi mondi, sia dentro che fuori di sé. La sua storia riflette appieno la filosofia di questo canale, un richiamo costante all'avventura, alla crescita personale e alla ricerca di qualcosa di più grande. Vi invito a non perdervi nemmeno un minuto di questa conversazione, perché Monica ci mostrerà che i limiti che ci poniamo sono spesso solo nella nostra mente. Non serve essere supereroi per inseguire e realizzare i propri sogni, basta avere il coraggio di partire. E una vita in viaggio, come vedrete, non è solo questione di chilometri percorsi, ma di esperienze umane che trasformano il nostro quotidiano. Quindi rilassatevi, prendete qualcosa di buono da gustare e ricordate di condividere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Vi lascio la visione e insieme auguriamo a Monica una splendida strada da percorrere. Monica, grazie, ci siamo. Davide, ma grazie a te. Grazie per questo momento, perché quello che stai per fare è speciale e adesso ce lo racconterai. Volentieri. Cosa stai per fare? Allora Davide, intanto davvero grazie per avermi invitato, mi fa davvero molto piacere. Sai che insomma ti stimo per quello che fai, per cui sono contentissima che tu mi abbia dato questa possibilità. Davide, manca pochissimo. Io tra poche settimane parto per il giro del mondo. Cioè proprio così, lo dici così? Sì, che dirlo che io non ho ancora ben realizzato, nel senso che ho ancora un sacco di robe da fare, sono ancora con la testa attaccata alle cose che sto facendo, però sì, in realtà il progettone è quello, giro del mondo. Perché lo stai facendo? Allora, adesso prenditi il tempo. Esatto. Guarda che ti farò un po' di domande, un po' salutiamo, un po' di domande, un po' dove mi piace andare in profondità, ma sai perché? Perché sono fortemente attratto da queste storie, perché vuol dire che c'è sempre dietro tanto, cioè uno non parte per un viaggio come il tuo così, e quindi volentieri. Riflettici bene. Sì, volentieri, nel senso che ce l'ho ovviamente ben chiaro perché lo sto facendo, non ho bisogno di, non so come, di pensare. Allora, intanto ho sempre voluto farlo, nel senso che poi secondo me è anche un po' un'attitudine, un approccio personale che uno ha alla vita. Ho sempre voluto farlo, ho sempre voluto partire, andare dall'altra parte del mondo, però mi sono dovuta scontrare con la realtà. Per cui io ho avuto i genitori malati per tantissimo tempo, mia mamma è stata malata per più di 15 anni, mio padre per 10 anni, per cui diciamo che insomma fin da giovanissima c'è stata la necessità, l'esigenza insomma a casa di far mettere da parte tutte quelle che erano altre esigenze e di ovviamente insomma prima con mio papà, poi dopo che mio papà è mancato soprattutto con mia mamma, di starla accanto, di badare alla sua salute, per cui ognuno ha la propria storia, ognuno ha i propri cavoli, per carità, per cui insomma questa è una delle tante. Non voglio che sia non è una storia né drammatica, non vuole essere, non so come dire, non voglio impietosire nessuno, ecco, non mi interessa impietosire nessuno, però questo fa parte davvero in modo imprescindibile di me, nel senso che ha occupato 20 anni della mia vita. 20 anni, soprattutto davvero gli ultimi 10, in cui l'unico focus era quello, dove anche soltanto per poter uscire un weekend in moto era davvero difficile organizzarsi. Chi è Monica? Ti va di raccontarci brevemente il tuo mondo? Sì, davvero volentieri, dai. Ecco, lo so che non è semplice, no, è vero, però è vero. insomma, prima di andare a scoprire il resto del mondo, raccontaci il tuo. Allora, dai, è sempre strano, esatto, parlare di sé. Sì, sicuramente sono una persona molto appassionata e curiosa. Ci sono 2 o 3 cose che hanno caratterizzato e mi caratterizzano tuttora, che hanno caratterizzato tutta la mia vita, che sono le passioni. Io ho avuto una grandissima, intanto
Allora io mi sono diplomata al liceo artistico, per cui io fin da piccola disegno, foto, quello davvero fin da subito. Musica, io ho iniziato a suonare la batteria che avevo 17 anni, ho suonato per 15 anni in diverse band dell'Interland milanese, a sgomitare, a pogare in Quindi giro. l'arte è proprio in te. Sì. E poi dall'altra parte grandissima passione per il mare, da sempre. Io sono sarda, per cui fin da che ero bambina spiaggia, mare meraviglioso, per cui me lo sono sempre portata avanti. Sono diventata istruttrice subacquea e per cui in realtà uno dei miei sogni è sempre stato quello di partire, fare 3 mesi in Mar Rosso, fare 2 mesi alle Maldive. Ho sempre avuto questa forte passione, voglia di scoprire e da lì invece poi un'altra grande passione che ho sempre avuto, ma che per problemi economici, familiari, mille cose non ho mai portato avanti, se non, passami il termine, in tarda età, la moto. La moto, sì, io da ragazzina sognavo di impennare però non l'ho mai avuta. Quando ho avuto la possibilità, a 38 anni, ho realizzato insomma anche che con la moto si poteva viaggiare. Sì, con la moto, il primo lungo viaggio che ho fatto in solitaria, un altro modo di viaggiare, per cui è davvero proprio una dimensione in cui entri dentro e dici ma che bello, così mi piace tantissimo, per cui sì. Allora Monica, porta fortuna. Ci siamo. Porta fortuna. Allora, ho qualche robina, tra cui, allora, di qua, questo me l'ha regalato un'amica e adesso che quindi continua ad essere con me, vabbè, la classica insomma campanella. Un attimo che non... Eccolo qua. Esatto, insomma la classica campanellina del motociclista. Adesso un'altra carissima amica me ne ha portata un'altra che si aggiungerà assolutamente a questa, la posizionerò da un'altra parte. Qui ho una palestinese, quando ero in Turchia ha iniziato a parlarmi insomma della sua terra, di qual è la situazione, sapendo che sarai arrivata anche in Palestina, dicendomi di vedere con i miei occhi poi qual è la situazione, da allora sulla moto. Poi ho degli altri portafortuna che adesso non sono sulla moto ma che ci saranno, tra cui da sarda una pattadesa sarda, che era la pattadesa del coltello tipico sardo di mio padre, ce l'avevo nel viaggio precedente e quello assolutamente me lo porterò con me. E ho altre 2 o 3 cosine che mi hanno regalato che si infileranno in varie parti, che adesso non ho ancora sulla moto ma che ci saranno. Ok, allora però raccontaci questa moto, perché allora tu hai scelto questa moto, però ancora allora intanto questa sarà la moto 790, del tuo viaggio. KTM 790 Adventure 2020, quella con cui ho fatto già il viaggio precedente, per cui assolutamente lei. Parlo un po' di cosa mi porterò dietro. Allora, Amphibious, ho tutte le borse Amphibious, adesso queste qui sono quelle che ho utilizzato per il viaggio precedente, che sono delle 25 litri. Per il prossimo viaggio utilizzerò il sistema lo stesso, ma delle 50 litri. Sono davvero una figata perché sono completamente impermeabili, sono indistruttibili. Io cado ogni 2x3 e sono davvero indistruttibili. Valvola d'aria per poter essere regolabili, metti anche sottovuoto, sono davvero modulabili e regolabili, sono leggere, quindi non hanno bisogno di grandi infrastrutture se non allora dei telaietti della Touratech. Ho questo della Touratech, quindi perfetto, senza robusto, insomma non devo star qui a raccontare della qualità di Touratech. Le barre posteriori sto aspettando che, sempre della Touratech, sto aspettando che mi arrivino anche quelle superiori. Grazie a Touratech Italia, facciamo questo ringraziamento insomma Norberto, Barbara e Gabriele. Poi allora qui sopra avrò, oltre a queste borse, io sono piccolina, per me la leggerezza è fondamentale. Allora avrò una borsa morbida da 45 litri Amphibious, sempre Amphibious, per cui straresistente, a cui aggiungo un bauletto, qui bisogna immaginarselo, da 25 litri, per cui quello piccolino è della Touratech, dove metterò dentro la macchina fotografica e tutto quanto. Andrò ad aggiungere, quindi insomma io cerco di portarmi meno roba possibile, andrò ad aggiungere, una volta che avrò anche le barre superiori, delle altre borse da 7 litri, sempre dell'Amphibious, in cui metterò dentro ricambi, attrezzatura varia, e quindi basta, cioè questo è più o meno il mio settaggio. Quindi semplicemente insomma al posto di queste borse più grandi, bauletto e la borsa da 45 litri. Gomme ci siamo, ho visto. Gomme, bravissimo. Allora gomme, grazie a
Fabrizio Cedrati, Target Robot, che mi aiuterà insomma con le gomme delle Eidenhower. Lui mi ha già fornito questo, con cui mi sono trovata davvero benissimo. Parto grazie all'amico Fabrizio Cedrati e Target Robot, con delle Eidenhower Scout, che quindi insomma conto che mi facciano anche 15, 18 e più 1000 chilometri. Sto già utilizzando da diversi mesi queste, che sono le Ranger, con cui, devo essere onesta, mi trovo benissimo sia su asfalto che per il fuoristrada insomma che faccio io. Adesso infatti sono già un po' usate, e per cui conto che anche quelle che monterò saranno assolutamente ottime. Ci sono altri dettagli che devi aggiungere, altro a livello di equipaggiamento? Equipaggiamento, piccole robe, nel senso che poi qui ad esempio ho una piccola borsina dove ho dentro il compressore, qualche attrezzo, qui ci andrà la tanichetta per la benzina, per il fornelletto, piuttosto che insomma ho altre robe piccoline insomma che utilizzo per senza farci ispirare, che utilizzo per qualche utensile, e in più avrò uno zaino da 20 litri, sempre dell'Amphibious, ed è davvero bello perché sia da trekking, per cui io l'ho già utilizzato per fare del trekking, è comodissimo, ma è completamente impermeabile, e per cui ce l'appiccico sopra alla moto e a posto. Al di là dell'attrezzatura moto, equipaggiamento moto, invece per quanto riguarda tenda campeggio, cosa ti porti? Allora, tenda da trekking da 2 posti, da trekking perché è leggerissima, la monti e la smonti davvero in modo molto molto veloce. Ho un saccapelo di quelli invernali, ho avuto la fortuna perché insomma, vista la mia statura piccola, ho trovato un'offertissima di quelli invernali da 0 gradi da bimbo. Wow. Per cui si è preso da bimbo, ma pazzesco. sì, per cui non l'ho pagato tantissimo, l'ho già utilizzato in condizioni di freddo. Materassino l'ho appena provato, con un gradiente, con un isolante termico davvero alto, insomma, per le varie condizioni climatiche che utilizzerò. Quindi fornelletto multifuel, grazie anche a Beppe, che mi ha detto insomma come va utilizzato, per cui lo potrò utilizzare con qualsiasi tipo di combustibile, dalla benzina, dal gasolio all'alcol e tutto quanto, per cui reperibilità in tutto il mondo. Quindi poi insomma le cose per cucinare, due robine, insomma 2 tovaglie per mangiare, per prepararmi da mangiare, il minimo indispensabile. E direi che puoi andare. E basta, direi che puoi partire. Posso partire. Allora Monica, ciao Barbara. Ciao. Dai, grazie, anch'io che sei che mi sono intromessa. Anch'io in quanto donna sono curiosa di farti alcune domande che potranno suscitare, spero, la curiosità di un pubblico femminile. Davvero volentieri, ed è un bel punto di vista diverso insomma da quello maschile, per cui ci stanno. Vai. L'idea di essere in posti lontani e sconosciuti ti spaventa o ti eccita? Direi entrambe le cose, nel senso che da una parte se non avessi un po' di paura sarebbe completamente incoscienza, per cui secondo me tenere un po' di soglia di paura ci sta, però mi eccita un sacco, c'ho proprio voglia di essere proprio in posti completamente diversi, lontani, sì. Quali sono le tue paure più profonde, magari quelle che non hai ancora raccontato a nessuno, legate a questo viaggio, se ne hai? Sì, sicuramente ci sono paure legate ovviamente a me stessa. La paura più grande è che il fatto di averlo sempre sognato, cioè di averlo sempre voluto così tanto, ma per delle circostanze di vita quotidiane non aver mai potuto farlo. Adesso che sono qui davvero, che non so come dire, non ho più scuse. Adesso non ho... Sta diventando realtà. Esatto, sta diventando realtà, e quindi ho paura di dovermi confrontare con il realizzare qualcosa che ho sempre idealizzato. Per cui sì, ci sto facendo i conti. Hai mai avuto dei momenti in cui hai avuto dei dubbi di superare gli ostacoli da sola? Sì, ci sta. Ogni tanto mi fermo e dico, riuscirò, come farò?
Però la mia paura non è più legata al fatto di, cioè mi capita qualcosa come farò da sola, è più legata alla domanda che mi hai fatto prima, al fatto di avrò, cioè, davvero voglia e troverò davvero, non so come dire, quell'animo per andare avanti, o a un certo punto, non so come dire, cambierò idea. Però sì, cioè, se non avessi paure sarebbe inumano, non so come dire, per cui ci sono. C'è un messaggio che vorresti mandare alle donne che vorrebbero fare un viaggio uguale al tuo? Forse a volte ci facciamo troppe menate, cioè a volte davvero gli ostacoli siamo proprio noi, cioè come donna, come motociclista, ci facciamo troppe paturnie mentali. Sì, allora sono donna, allora un po' meno, forse anche un po', godercela un po' di più indipendentemente da... Per cui sì, siamo noi stesse a volte il maggior ostacolo per le nostre realizzazioni. Monica, perché in qualche modo hai già dato una risposta, però vorrei entrare ancora un po' più. Perché una persona, una ragazza, decide di misurarsi con un'esperienza così importante, no? Cioè il giro del mondo? Mi si è incastrata la mandibola. Sì. Cioè, non è proprio robetta, il giro del mondo, no? Stai facendo una cosa enorme, meravigliosa. Tu hai detto non ho ancora realizzato. No. Però in qualche modo, no? Ecco, ci sono delle motivazioni di carattere familiare che hai raccontato. Però ecco, perché una persona mediamente, e poi tu, decide di misurarsi con un'esperienza così? Allora, come riprendendo un po' insomma quello di cui abbiamo già iniziato a chiacchierare, la curiosità c'è sempre stata, cioè quella proprio di partire, andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Poi con gli anni è cresciuta sempre di più. Il fatto poi di avere questa esigenza di rimanere qua fissa, io con la mente in questi anni ho sempre sognato invece chissà com'era il sud-est asiatico, chissà com'era l'Asia centrale, chissà com'erano altri posti. Io ho sempre sognato questi luoghi attraverso storie e racconti degli altri. Certo. Cosa spinge? A parte appunto questa grande necessità che è cresciuta in me, necessità, sì, direi che è proprio una necessità, cioè quella proprio di vedere com'è realmente il mondo, cioè il mondo, di cosa stiamo parlando? Delle persone, cioè vedere come vivono le persone in una realtà completamente diversa, uscire da quello che è il tuo piccolo angolo, insomma, vedere che c'è un mondo dietro, cioè noi siamo davvero minuscoli. Certo. E ogni volta che si mette il naso fuori, cioè scopri che bello, e per cui come dire, voglio vedere tutto, cioè non che si possa vedere tutto, però l'incessante curiosità e la voglia davvero di vivere un'esperienza prima di tutto importante e di viverla a fondo, sì. Quando hai iniziato, no, un po' a prefigurarti questo viaggio, che tipo di emozioni ti sono accese dentro? Allora, o di pensieri? Quando ho potuto alla fine 2022, nel 2022, quando ho realizzato che realmente potevo prendere effettivamente partire, non avevo più dei vincoli che mi legassero qui, la prima cosa che ho pensato è stato lo faccio, cioè vado, cosa mi ferma ancora? Cioè tutti questi pensieri in tutti questi anni, adesso è tempo davvero di metterli in pratica. Sono partita e sono rientrata dopo appunto 3 mesi e mezzo. In quel caso per me, non so come dire, avevo vissuto quello che dovevo vivere. Da lì ci ho messo un po' per elaborare tutto quanto, prima di dire, cioè a un certo punto davvero mi sono fermata e ho detto vabbè, ma Monica, ma realmente, ma perché sei ancora qui? Certo. Cos'è che davvero ti sta fermando? Io ci ho pensato un attimo, ho detto ma davvero, ma perché non lo faccio sul serio? E allora ho iniziato davvero a dire ma io lo voglio fare, non voglio che sia un sogno, cioè l'ho sempre pensato, ma io adesso mi metto, ma io lo faccio, ma io lo voglio davvero realizzare. E quindi da lì, insomma, come per tutte le cose, inizi a pensare ok, va bene, passetto per passetto, ma io lo faccio sul serio, non voglio che sia soltanto un chissà dove, come, quando, se.
è tutto, no, cioè si fa, adesso ci si mette. Determinazione totale, sì, perché probabilmente ti è esploso dentro. Sì. Ti è esploso dentro. Sì. Un'altra delle robe che ad esempio ho sempre sognato quando facevo immersioni, quando appunto ero in giro come istruttore subacqueo, era quella ad esempio di fare il giro del mondo su barche a vela, per cui c'è il taro mentale, secondo me, cioè non so come, cioè sempre. Ce l'avevi? Sì, è sempre stato lì. Poi non sono riuscita a fare quello, mi sarebbe piaciuto prendere zaino in spalle, fare altre robe, però è sempre stato lì, per cui quando c'è stata l'opportunità, io avevo la moto e questo è proprio il giro del mondo in moto, è proprio il sogno dei sogni, non so come dire. No, ma da come lo racconti vedo davvero una determinazione, una forza pazzesche. C'è stato un incontro speciale con una persona o una situazione speciale dove tu ritieni di dover dire grazie perché in qualche modo ti ha dato degli stimoli e ti ha fatto, se vogliamo un po' così, crescere? Sì. Ti va di raccontarlo? Ma davvero volentieri, perché ce l'ho subito in mente. Io il primo viaggio importante che ho fatto è stato nel 2014, non parliamo di moto, parliamo di altro, si parla di viaggio in generale, per cui l'anno prima avevo perso mio padre, insomma una serie di vicissitudini personali, decido per la prima volta, mollo tutto, mi licenzio, con un biglietto di sola andata prendo e parto. Non sono andata chissà lontano, non hai bisogno di andare dall'altra parte del mondo per vivere delle esperienze importanti. Per me quella era davvero la prima volta che provavo a cercare un modo di vivere diverso. Non conoscevo nessuno che l'avesse fatto, insomma, per farla breve, io ho utilizzato queste forme di condivisione, per cui sono andata in Irlanda, in questa fattoria dove lavori per qualche ora al giorno e le persone ti danno vitto e alloggio in modo gratuito. Per me era la prima esperienza, non sapevo cosa aspettarmi e quindi sai, tu che pensi, ripensi, vado a casa di qualcuno che non conosco, chissà come sarà, e poi arrivi lì, cioè trovi questa persona generosissima che ti lascia le chiavi di casa tua, ti dice guarda io torno fra 2 giorni, questa è la casa, è una roba gigante in mezzo alla campagna irlandese, lì il frigo, prendi quello che vuoi, vai nell'orto, se hai fame e tu rimani spiazzato, per cui qual è stato per me davvero, cioè proprio la prima esperienza di... Qual è stato l'insegnamento secondo te, ecco, proprio da questo? Adesso non vorrei dire una banalità che dicono in tanti, però è vero che se ti apri e se hai voglia di uscire un pochino dalle regole canoniche che noi stessi ci utilizziamo per vivere tutti i giorni, madonna mia, cioè si scopre davvero che in realtà ma noi stessi siamo molto più generosi di quello che possiamo essere, le persone lo sono, e in realtà se ti fidi, se ovvio sempre con i dovuti modi, adesso non vogliamo dire che tutto è bello, bellissimo, no, cioè non siamo degli ingenui, non è l'essere ingenuo, però è possibile, cioè vivere in modo un pochino più rilassato, un po' con dei ritmi diversi, senza... è possibile. Un po' più aperto probabilmente nei confronti del prossimo. Certo. E quindi da lì ho detto, ma allora si può, allora si può fare una vita non 8 ore al giorno in ufficio, se non è quello che vuoi, se è quello che vuoi va benissimo. Nessun insegnamento a nessuno, non me ne frega niente. Assolutamente. Però quello per me è stato un modo di dire è possibile, c'è un mondo al di fuori di quello che ho sempre vissuto io, che ho sempre immaginato, e da lì è scattato poi qualcosa. Giro del mondo nell'immaginario collettivo, no? O meglio anche noi sin da piccoli, no? Ha riguardato storie, favole, narrativa in generale o sogni che in qualche modo sono lì nel più profondo dell'animo di tante persone, no? Mi licenzierò un giorno, forse lontano, per fare il giro del mondo. Quando andrò in pensione farò il giro del mondo. Se dovessi avere tanti soldi farò il giro del mondo. Monica, dopo che tu avrai fatto il giro del mondo, cos'altro potrai desiderare? Allora, non voglio andare, non so come dire, oltre, nel senso che non mi interessa pensare a quel che sarà. Voglio godermi finalmente adesso quello che sto facendo ora, quel che sarà
lo affronterò, qualsiasi roba, se quando avrò finito insomma il mio giro, non lo so, avrò voglia di ritirarmi su un monte, lo farò, se avrò voglia di tornare, non lo so, ma non mi interessa pensarci adesso. Certo, proprio non ci sto giusto. neanche, tante persone mi hanno detto poi cosa farai, ma non lo so, ci penserò quando sarà il momento, non mi interessa proprio pensarci. No, chiaro. Fai bene così, anche perché è talmente grande questa cosa esatto, che... sì. Lo racconterai? Lo racconterai ovviamente ci sono delle persone che sicuramente vorranno seguirti, dove possono trovarti, se puoi dare i nomi dei tuoi canali social, e ovviamente per chi ci sta guardando li inseriremo per poterti recuperare, aggiungere, seguire, innamorare della tua avventura. Allora, volentieri, innanzitutto perché sono comunque sia da sempre una grande appassionata di foto, per cui poi dalle foto negli ultimi anni è sfociato il video, per cui nasce come prima cosa come passione mia. Allora, su YouTube mi trovate come Monica Press e su Instagram come monica.press, su Facebook come Monica Ledda. Però ci tengo a dire che non ne voglio fare, non so come dire, né una fonte di reddito, perché diventerebbe un altro lavoro, io invece sto un po' scappando dal lavoro, cioè per me deve essere proprio un divertimento, cioè non voglio che diventi allora adesso devo pubblicare per forza a tutti i costi. È sempre stato una passione, un divertimento, come lo è per te, cioè fare foto, cioè che poi ti ci impegni ma rimane una passione. Quindi non voglio farne adesso devo monetizzare, no, cioè quello che farò lo farò solo ed esclusivamente per divertimento. Mi piace raccontare, mi piace scrivere, mi piace fotografare, per cui continuerò a farlo per passione, per diletto, per cui quello sì. Il viaggio che ho fatto nel 2014 ha scaturito insomma un libro, mi piace tantissimo scrivere, si trova su Amazon, Il giardino di Kate, dalle fattorie irlandesi ai mari della Florida, per cui insomma quello è molto molto personale, non è infatti un diario, è proprio un racconto personale. Ti posso garantire che te lo leggerò. Mi farebbe davvero piacere, e mi fa davvero anche molto piacere ricevere feedback dalle persone che lo leggono, e per cui sì, cioè, io sto continuando a scrivere anche dell'altro viaggio in Medio Oriente che ho fatto, per cui è proprio una voglia, una necessità mia, per cui quello sicuramente. Qual è stato l'altro viaggio importante dove ti sei messa molto alla prova? Mamma mia, sì, a fine 2022 ho preso la moto, primo viaggio lungo in solitaria, sono stata via 3 mesi e mezzo, dovevo arrivare in India, poi per varie vicissitudini ho cambiato rotta e ho fatto alcuni paesi del Medio Oriente, per cui ho attraversato ho iniziato dall'Albania, ho fatto Albania, Grecia, Turchia, dalla Turchia ho preso un traghetto mercantile per il Libano, ho attraversato quindi Libano, la Siria, tutta la Giordania, sono entrata in Israele, sono andata a vedere insomma i territori occupati palestinesi, e poi insomma da Israele ho ripreso aereo, traghetto, sono tornata in Grecia e poi sono tornata in Italia. Viaggio importante per i territori attraversati, nel senso che il Medio Oriente non facili in certi casi. Il Medio Oriente è un paese che lo sappiamo oramai tutti, è sempre costante bilico, equilibrio tra 1000 difficoltà e problematiche, e l'essere lì da sole e vedere con i miei occhi qual è quella realtà che vedi. Perché la gente vuole essere prima di tutto spettatore e molto meno spesso protagonista di esperienze del genere? Bella domanda, Davide. Allora, io penso che abbiamo avuto anche modo di parlarne in queste epoche in cui insomma almeno da dopo il Covid, ma negli ultimi 10 anni almeno, in cui la comunicazione è accessibile a chiunque, abbiamo davvero, tutti, insomma, siamo tutti dietro a guardare le storie degli altri, è molto più facile, non so come dire, idealizzarle e quindi pensare loro lo fanno perché hanno tempo, lo fanno perché hanno soldi, loro fanno di qua di là, e per cui lo mettiamo appunto come un ideale, qualcosa che noi non riusciremo mai a realizzare, per cui siamo, non so come dire, cioè seduti a casa e ci guardiamo le nostre storie, ci guardiamo i nostri, pensando che per noi sarà impossibile perché la vita non ci potrà mai cioè non riusciremo mai a farlo, e per cui è molto più facile quello che noi invece fermarsi e dire aspetta un attimo,
magari ci sono 1000 difficoltà, la vita, il momento perfetto non ci sarà mai, però provo davvero a realizzare la mia, non so come dire, il mio sogno, la mia cosa, per cui da una parte è il capire che molto spesso siamo noi stessi il vero limite, che non vuol dire che non ci siano bollette da pagare, perché le bollette da pagare ce le abbiamo tutti, il mutuo, esatto, ce ne abbiamo parlato prima, ma con i soldi come fai? Non lo so, ci si prova, anche io ho un mutuo come tutti quanti, mi è venuto in mente di metterla in affitto, così almeno quello non ce l'ho, sto vendendo 2 robe, cercherò di utilizzare la tenda il più possibile, non so come dire, è più difficile fermarsi e dire quanto posso incidere io con le mie scelte e quanto do, passami il termine, la colpa ma il lavoro, ma la vita e tutto quanto. È proprio un fermarsi, però quando sei dentro, quando sei dentro la tua quotidianità, che se ti rende felice va benissimo, è più difficile riuscire a vedere esternamente un certo tipo di dinamiche a cui noi siamo abituati. Quando invece ti fermi, per me appunto perché è stato così importante quel viaggio in Irlanda, perché lì mi sono fermata e sono uscita dalla mia quotidianità e ho visto che c'erano cose diverse. Bisogna realmente avere il coraggio di fermarsi e di dire ok, stacchiamoci un attimino da quello che e vediamolo con un po' di distanza. Quando vedi le robe con un distacco, con una certa distanza, vedi che forse è un po' diverso da quello a cui tu sei realmente abituato, per cui è più facile, è difficile fermarsi e capire che realmente tante cose le potremo realizzare. Fantastichiamo, Davide. Se Monica dovesse scegliere di essere, durante questo viaggio, ambasciatrice di un messaggio, quale messaggio vorresti portare con te nel mondo? Allora, interessante domanda anche questa. Lungi da me voler essere da esempio per nessuno, partiamo da questo presupposto. Tu tieni conto che io ho 46 anni, vita alle spalle come quella di qualsiasi altro, per cui una vita da ufficio, azienda, casa, impegni familiari. Ecco, forse l'unica cosa che davvero mi piacerebbe far capire alle persone che è possibile, che non devi farlo solo a 30 anni, se lo fai dopo sei troppo fuori, è possibile, è possibile a qualsiasi età, è possibile con qualsiasi condizione. È fattibile, ecco, questa è l'unica roba, senza davvero voler dare nessun tipo di insegnamento, proprio... Si può. Però si può e oltretutto io ho scelto un mezzo, io in moto vado, mi diverto, ma non è che sia proprio bravissima, non sono né una bravissima pilota né un bravo meccanico né davvero ho chissà quale grande esperienza, e per cui se lo sto facendo io, nel senso che con tutti i limiti sono alta 1,58, magari dal video non so se si vede, sono seduta, sono piccina, una donna, non ho grandi... proprio farlo con il proprio, non volerlo fare come lo farebbe qualcun altro, farlo come lo vuoi fare tu, con i tuoi tempi, con i tuoi mezzi, con le tue capacità, quindi non bisogna essere dei dakariani. Ma la cosa più bella che sta emergendo è che sei proprio l'esempio di una persona normale. Esatto, quello. Che poi probabilmente sicuramente hai una forza interiore incredibile, perché comunque anche se è stata determinata da episodi, da circostanze della vita, la stai canalizzando, no? In quella direzione. Sappiamo bene che in molti casi non avviene questo, quindi è un si può che può estendersi a molto di più. Sì, quello sicuramente. Portalo in giro questo messaggio, portalo in mangiare, dormire, come te lo immagini? Allora, mangiare di solito in generale quando viaggio faccio sempre una bella abbondante colazione. Il pranzo diciamo che è il pasto che lascio sempre un po' in disparte, perché dipende da dove sono, faccio qualcosa di fugale, veloce, e poi la cena io invece poi voglio proprio di rilassarmi e dormire. Allora, dormire cercherò di utilizzare, come infatti dicevo prima, il più possibile queste forme di condivisione, per cui dal couchsurfing, il workaway,
per sia risparmiare che anche però per stare a casa delle persone. Quello poi voglio utilizzare tanto la tenda, per cui sia per un discorso di risparmio di costi che proprio per i posti dove andrà, cioè si presteranno tantissimo per il campeggio, che appunto anche il couchsurfing, gli ostelli anche quelli sono un mondo a parte dove conosci tantissima gente, certo. Per cui sì, e poi vabbè, insomma, quello che troverò pian pianino. Hai il timore a distanza di mesi che ti possa mancare qualcosa di ciò che lasci qui? Allora, diciamo che forse questo per la prima volta è un viaggio in cui non sto un po' scappando, ma sto realmente realizzando qualcosa. Ci sono sicuramente delle cose che lascio qui che mi mancheranno, la mia zona di comfort di casa mia qua a Pavia, dove ho trovato davvero un equilibrio che sicuramente mi mancherà. Mia sorella e mio nipote, che sono la mia famiglia, perché la mia famiglia sono Filomena e Emanuel, sono loro due, e però ci tengo davvero tantissimo a dirlo, nel senso che poi il mio punto di riferimento in questi ultimi anni è stato Over 2000 Riders, che è insomma l'associazione con cui collaboro, lavoro, insomma non mi piace definirlo un lavoro perché c'è davvero tantissima passione. Loro mi mancheranno tantissimo perché sono stati proprio un punto di riferimento per me in questi anni. Foto e video, come ti sei organizzata? Allora, come realizzazione foto mi porto la mia D90, io canonista da sempre, per cui ho una macchina fotografica, una reflex con 2 obiettivi, un grandangolo e un 24-70, insomma un po' un multifare. Ho una GoPro 10 e aggiungo alla flotta un bellissimo drone DJI. Mi ricordo che ti divertivi. Madonna mia, esatto, il Mini 2 con cui mi diverto tantissimo, e per cui insomma con queste 3 cose cercherò di realizzare tutto quanto, ma mi sembra già un gran bel... Certo, tanta roba. Tanta roba. Anche perché poi gestirle ogni giorno, carica, scarica, schede, eccetera. Il bauletto della moto l'ho presa apposta solo per quello, per la macchina fotografica e per il drone. Ci sono delle caratteristiche personologiche, no? Che rendono una persona mediamente più portata al viaggio, e quali sono le tue? Penso proprio di sì, Davide, essere adattabili. Secondo me la prima caratteristica è adattarsi alla situazione, cercare di capirla, non è facile, e cercare di adattarsi alla situazione in cui si è. Ti può tirare fuori davvero da un sacco di rogni, per cui sì, nel mio caso personale sono abbastanza adattabile, però la mia caratteristica principale, che secondo me si sposa bene con i viaggi, è la pazienza. La pazienza? Sì, che secondo me in un viaggio di questo tipo, con tutto quello che puoi incontrare, la pazienza, e io sono una persona paziente. Ma tu non te ne accorgi, ma sei anche molto serena. Adattabilità, e ci aggiungo anche serenità d'animo. Sì. Che ce l'hai, sì. Io credo proprio che queste siano delle caratteristiche molto molto importanti. In generale, sì. Molto importanti. Non farsi prendere in qualche modo se ne viene fuori. Poi l'altra, l'hai detta prima, mentre raccontavi all'inizio, sicuramente la curiosità. Certo. Cioè, se parti per un viaggio e non sei curioso, statene a casa, ma in generale Esatto. Poi per carità, magari uno vuole davvero solo fare un sacco di chilometri, va benissimo anche quello. Certo. Però... culturale o una destinazione che in qualche modo ti catturano di più e vorresti dedicare più tempo? Allora, non so ancora se riuscirò a passarci, ma mi piacerebbe davvero tantissimo il Giappone. Il Giappone? Il Giappone sì, in moto non credo che riuscirò ad arrivarci, per vedere la Cina, un gran bordello, un casino. Però mi piacerebbe, davvero tantissimo riuscire a passarci anche a piedi, magari mentre la moto è in viaggio, in nave da qualche parte. Il Giappone sì, a livello proprio, sono una di quelle patite fin da piccola con le anime, con queste robe qui, seguo ancora adesso tutti quelli che stanno in Giappone, per cui vorrei dedicarci. Sì, e piacerebbe proprio fare un'esperienza lì. Ho parlato prima
esattamente la prima parte del percorso che ti immagini, con tutte le... Sì, allora guarda, la prima parte... Ne abbiamo parlato, per cui... È anche quella che riesco più a immaginarmela, cioè mentre tutto il resto è ancora sfocato. La prima parte sì, nel senso che io poi parto dal Sud America, e per cui spedisco la moto a Montevideo, in Uruguay, e poi da lì inizierò punterò, farò tutta la Pampa argentina, arriverò alla Terra del Fuego, a Patagonia, e poi risalgo, cioè, sulla carretera australe, cioè sono quelle robe che io da ragazzina, quando sentivo le canzoni dalla carretera australe, cioè, adesso il fatto di pensare di essere lì con la mia moto, quella sì, riesco a vederla. Quindi insomma farò tutto appunto il giro, una volta raggiunta la parte più a sud salirò sempre verso l'Argentina, Cile, Bolivia, verso l'America centrale. Ecco, tutta la prima parte riesco a visualizzarla. Dopo non puoi, anche perché appunto tu non ti sei data dei limiti temporali. No, ho la grande fortuna di dire non ho un termine, insomma lo voglio fare entro tot, per cui i limiti insomma saranno altri, però non avendo il limite del tempo potrò gestirmela con una goduria. Cioè guarda, quando non hai il limite del tempo di dover rientrare, come ho fatto nel 2022, che potevo star fuori, cioè ti cambia completamente il viaggio, cioè l'approcci proprio con una mentalità diversa. Magari di tanto in tanto un ritorno in Italia? No, ho più paura ogni tanto di fermarmi e di chiedermi se quello che sto facendo lo sento ancora forte, perché io ho sempre bisogno, per mia caratteristica personale, di essere molto centrata, motivata, sì, per cui c'è nel momento in cui sento che non mi dà più un senso quello che sto facendo, allora indipendentemente da tutto mi fermo, e ho più paura di queste mie, non so come dire, però no, la paura della quotidianità del viaggio no. Hai paura in qualche modo di deludere te stessa o gli altri? Degli altri ni, forse più verso me stessa, sì. Forse più verso me stesso, però è una roba che sento, cioè non so come dire. Un po'. La sento nelle mie corde, questo approccio, questa roba che sto facendo, per cui il rimanere fedele a me stessa, qualsiasi cosa voglia dire, cioè nel senso che poi uno cambia, ma cerca sempre di attenersi a quello che è, e quello è davvero importante per me, quello è importantissimo. Data partenza? Madonna mia, l'8 di ottobre. L'8 di ottobre. Però vabbè, si fanno. Anche se non è tutto pronto, parti, ormai è l'8. Perché l'8? Perché c'è l'aereo, giusto? Quindi. E così, dopo questo confronto con Monica, una cosa emerge chiara. I limiti spesso sono quelli che ci creiamo da soli. Non è tanto importante il traguardo che ci prefissiamo, ma il coraggio di iniziare. Ognuno di noi ha la propria formula, la propria strada, e Monica ce l'ha dimostrato con una semplicità disarmante. La determinazione a volte nasce proprio dai momenti difficili, ed è lì che, come dice l'amico e cantautore Tiziano Cantatore, durante la bassa marea si trovano le conchiglie più belle. Forse è proprio nei momenti più bassi che troviamo le nostre migliori ispirazioni. Partire per il giro del mondo non è una fuga, ma un avanzare costante, giorno dopo giorno, verso l'ignoto, allontanandosi da ciò che conosciamo e abbracciando nuove sfide. Non è una danza leggera, ma un viaggio profondo. E in fondo è questo il vero significato del viaggio, nel senso più nobile del termine. Quindi ricordiamoci che non contano tanto gli anni che viviamo, ma quanta vita riusciamo a mettere in quegli anni. Monica, ti auguro buona strada e grazie per aver condiviso con noi la tua avventura.